Vi siete mai svegliati con quella voglia irresistibile di mangiare una determinata pietanza? La cosa bella di fare video di cucina su YouTube è proprio soddisfare questa voglia e condividerla con voi. Quindi oggi vi presento: è possibile realizzare un hot dog da zero con soli 2 euro? Beh, vediamo. Per prima cosa dobbiamo preparare i panini. Per alleggerire un pochino la ricetta, ho deciso di inserire un po' di latte per diminuire la quantità del burro. Quindi versiamo 72 ml di latte e aggiungiamo 5 g di lievito e un cucchiaio di miele e mescoliamo. Nel conteggio della spesa non ho inserito il sale, lo zucchero e il miele perché ne servivano solo una piccola quantità e sono ingredienti che a casa non mancano mai. Per sapere il totale della spesa continuate a guardare il video fino alla fine. Una volta che il lievito si sarà sciolto, versiamo il tutto su 315 g di farina. Aggiungiamo un uovo intero e un tuorlo e iniziamo a impastare aggiungendo 72 ml di acqua poco alla volta. Quando la farina avrà assorbito tutti gli ingredienti, possiamo versare il nostro impasto su una spianatoia. Bagniamo leggermente la superficie e continuiamo a impastare per qualche minuto energeticamente. Questo passaggio sarà fondamentale per la formazione della maglia glutinica, che renderà il nostro impasto elastico. Quando la superficie diventerà liscia, riportiamo l'impasto nella ciotola e aggiungiamo 21 g di burro a temperatura ambiente. Strizzando con la mano continuiamo ad impastare. L'impasto sembrerà rovinarsi, ma conserverà la maglia glutinica, quindi non vi preoccupate, con pazienza continuate ad impastare. Aggiungiamo 5 g di sale prima che il burro sia completamente assorbito. Se trovate difficoltà, lasciate riposare l'impasto coperto per 5 minuti e poi continuate ad impastare. Una volta finito, riponete il vostro impasto dentro una ciotola imburrata. Coprite con della pellicola per non far seccare l'impasto e lasciate lievitare fino al suo raddoppio. Le tempistiche dipendono molto dalla temperatura, ma all'incirca servirà un'ora, un'ora e mezza. Trascorso il tempo necessario per il raddoppio, possiamo fare lo staglio. Dividiamo l'impasto in panetti, piccole porzioni da circa 94 g l'uno. Chiudiamo il panetto portando l'estremità al centro e piegandolo delicatamente su se stesso. Cerchiamo di sigillare per bene, non lasciando buchi, così il pane in cottura si svilupperà in altezza. Copriamo con un panno e lasciamo riposare per 5 minuti. Delicatamente diamo ai nostri panetti una forma un po' più allungata
e riponiamoli su una teglia rivestita con della carta da forno. Io li ho disposti abbastanza larghi per farli sviluppare anche in larghezza, ma se li volete più alti potete posizionarli più vicini. Copriamo con della pellicola e lasciamo lievitare nuovamente fino al raddoppio. Servirà all'incirca un'oretta. Io ho lasciato di guardia la mia gattina, che non mi lascia fare i video se prima non le metto una sedia per starmi vicino e controllare la situazione. Togliete la pellicola senza fretta, lentamente, per non strappare le nostre pagnottine. Spennelliamo poi la superficie con un tuorlo e del latte. Inforniamo nel forno preriscaldato, statico, a 180 gradi per 25-30 minuti. Una volta cotti, lasciateli raffreddare sotto un panno. Ed ecco il risultato. Passiamo al condimento. Vi risparmio la cottura del würstel, ma vi volevo mostrare come preparare delle deliziose cipolle caramellate. Facciamo cuocere le cipolle a fuoco medio-basso, con una dose generosa di olio. Per 3 cipolle ho aggiunto circa 3 cucchiai di zucchero di canna. Le nostre cipolle saranno pronte quando risulteranno dorate e cremose. Tagliamo il nostro panino senza arrivare in fondo. Aggiungiamo il würstel, le nostre deliziose cipolle ketchup e senape. E non ci resta che impiattare, mangiare e buon appetito. Ehi, aspetta, non mi sono scordato. Ecco il totale dello scontrino. In totale ho speso 10,11 €, ma ho realizzato 18 panini, di cui 15 li ho congelati appena raffreddati e 3 li ho conditi. Considerando anche il ketchup e la senape nel conteggio, anche se i barattoli sono quasi completamente pieni, ho speso circa 2,21 € a hot dog. Quindi mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Se ti piacciono i video di questo tipo, scrivimi un commento e fammelo sapere con un like.